Ciao a tutti e bentornati su Meccanicando. Oggi non ci limitiamo a spiegare, oggi mettiamo a confronto due sistemi fondamentali per la salute del motore: il radiatore dell'olio raffreddato ad aria contro quello raffreddato ad acqua. Qual è il migliore? Cercheremo di capirlo insieme, analizzando chiaramente i pro e i contro di entrambi i sistemi. Radiatore dell'olio raffreddato ad aria o raffreddato ad acqua? Qual è il migliore? E allora, come sempre, l'obiettivo è lo stesso, è quello di mantenere la temperatura dell'olio sotto controllo per proteggere il motore. Ma i due sistemi lo fanno in modo molto diversi e capire quale sia il più adatto per un motore è la chiave per ottimizzare le prestazioni e la durata. Allora, partiamo dal radiatore ad aria. Guardando qui questa figura, notiamo che il funzionamento è semplice e chiaro. Quindi l'olio viene spinto dalla pompa in un radiatore che somiglia a un piccolo radiatore dell'acqua, con alette e tubi, e viene fatto raffreddare dal flusso d'aria. Questo sistema, come dicevamo, è semplice e diretto. Altro vantaggio: quando l'auto si muove ad alta velocità, il flusso d'aria è massimo e il raffreddamento è molto efficace, ed è per questo che lo troviamo spesso su auto sportive o moto. Altro vantaggio: se il radiatore perde, quindi se dovesse perdere, perderà solo olio, non ci sarà il rischio che olio e liquido di raffreddamento si mescolino, causando chiaramente danni ben più gravi. Se abbiamo dei pro, avremo anche dei contro. Vediamo quali sono gli svantaggi di questo tipo di raffreddamento. In città, nel traffico, il flusso d'aria è quasi nullo, quindi il raffreddamento in queste condizioni è scarso e si rischia il surriscaldamento. In estate, immaginate le nostre estate roventi, con 40 gradi, l'efficacia del raffreddamento ad aria è ovviamente ridotta rispetto a una giornata fredda. E inoltre, per essere efficace, ha bisogno di una superficie radiante ampia e quindi di essere posizionato in un punto esposto, il che può essere un problema di spazio in auto moderne sempre più compatte. Ora passiamo al concorrente, cioè il radiatore dell'olio raffreddato ad acqua. Questo, come ci mostra qui lo schema, è uno scambiatore di calore che fa passare olio e liquido di raffreddamento del motore molto vicini. L'olio caldo cede il suo calore al liquido, che poi viene raffreddato dal radiatore principale. Quali sono i vantaggi di questo tipo di sistema? E allora, il liquido di raffreddamento ha una capacità termica molto più alta dell'aria, quindi questo sistema è estremamente efficace e l'efficienza è costante sia a motore fermo che in movimento. E quando il motore è freddo, il liquido di raffreddamento, che si scalda prima dell'olio, aiuta l'olio a raggiungere più velocemente la sua temperatura di esercizio ideale, e questo riduce l'usura iniziale e i consumi. Lo scambiatore, inoltre, diciamo, lo scambiatore di calore è un blocco molto piccolo e si monta facilmente vicino al motore e non richiede grandi spazi e posizionamenti esposti. Il punto debole o il principale svantaggio del raffreddamento ad acqua sta nel fatto che un guasto alla guarnizione interna o una fessura può far mescolare olio e liquido di raffreddamento. Questo sarebbe una varia grave che può portare a danni al motore e all'intero sistema di raffreddamento. E inoltre il sistema è più complesso e interconnesso, quindi la manutenzione richiede attenzione a più elementi. Dopo aver esaminato i pro e i contro del radiatore raffreddato ad aria ed acqua, vediamo in che modo funzionano. E allora, iniziamo col radiatore dell'olio raffreddato ad aria. Dicevamo che in questo caso una parte dell'olio motore fluisce dalla pompa olio al radiatore e poi ritorna alla coppa olio. Alle basse velocità del motore, cioè quando la pressione dimandata della pompa olio è bassa, di circa 3 kg su centimetro quadrato o anche meno, una valvola limitatrice per il radiatore olio chiude e l'olio non raggiunge il radiatore. Invece,
Appena la velocità del motore aumenta e la pressione di mandata della pompa dell'olio sale oltre il livello prestabilito dalla casa costruttrice, la valvola limitatrice apre e quindi l'olio fluisce nel radiatore olio e poi ritorna alla coppa olio. Scopriamo invece insieme cosa avviene nel radiatore olio raffreddato ad acqua. In questo caso tutto l'olio fluisce dalla pompa al radiatore dove viene raffreddato e dopo essere stato raffreddato nel radiatore l'olio fluisce ad ognuno dei componenti del motore. Anche qui abbiamo una valvola limitatrice che in questo caso serve ad evitare i danni al radiatore dovuti alla maggiore viscosità dell'olio alle basse temperature. Quindi quando la differenza di pressione tra il lato di entrata e il lato di uscita del radiatore raggiunge un valore prestabilito o oltre, la valvola limitatrice apre e l'olio che fluisce dalla pompa oltrepassa il radiatore e continua a fluire agli altri componenti del motore, evitando in questo caso danni al radiatore. Ecco, dopo aver esaminato questi aspetti tecnici, chi vince la sfida? La risposta, come spesso accade in meccanica, non è univoca, ma dipende dall'applicazione. Il radiatore ad aria è ottimo per motori che lavorano in condizioni estreme, ma con un buon flusso d'aria, come su alcune moto o auto da pista. Tuttavia, nella maggior parte delle auto moderne, specialmente quelle che devono affrontare il traffico e condizioni variabili, il radiatore dell'olio raffreddato ad acqua è la scelta vincente. È più efficiente, più compatto e garantisce una temperatura dell'olio stabile e controllata in ogni situazione. Quindi è il miglior metodo di raffreddamento per la maggior parte delle auto che vediamo in circolazione oggi. La sua capacità di portare l'olio a temperatura di esercizio più rapidamente rispetto a quello ad aria è un vantaggio enorme per l'efficienza e la longevità del motore. E voi cosa ne pensate? Su quale auto avete visto un sistema ad aria e su quale una ad acqua? Fammelo sapere nei commenti e se il video ti è piaciuto o vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi a Meccanicando e attivate la campanella. Ci vediamo alla prossima, ciao!